Ben ritrovati a Filo Rossonero qui sul canale YouTube di Radio Rossonera, sempre insieme a Carlo Pellegatti. Ciao Carlo. Sì, buonasera a tutti. Carlo, giornata difficile, inutile insomma prendersi in giro. Chiaro che ci si aspettava un risultato diverso dalla partita di ieri sera, anche perché i punti pesano tanto ad oggi. E siamo ormai a 5 partite dalla fine. È chiaro che si doveva vincere ieri, come ho detto, si doveva vincere col Spezia, Verona e Sampdoria e poi ieri, e poi cercare di portare a casa punti già un po' più difficili contro Lazio e contro la Juventus. È andata male, oggi c'è la caccia al colpevole. Io nel mio video di oggi ho messo "io non li mollo", perché è pericoloso mollare il Milan, Beatrice. Oggi che sia un concorso di colpe è abbastanza evidente, però io quando dico la colpa è dell'allenatore, il dramma di oggi è la confusione che ho nella testa io, poi gli altri non lo so, magari gli altri sono belli lucidi, non hanno dubbi. Ho letto l'altro giorno una frase: beato gli uomini che non hanno dubbi. Io dubbi ne ho tanti, perché colpevole Pioli, va bene, colpevole Pioli. E Pioli con questa rosa che non è purtroppo adeguata per giocare 2 manifestazioni, ci porta in semifinale e ci porta a 2 punti dall'Inter che ha una rosa di fenomeni, come tutti hanno detto, e allora è colpevole lui? E allora io non so rispondere. La società hanno sbagliato la campagna acquisti, 2 anni fa hanno indovinato, quest'anno scorso non hanno indovinato. Ricordo il Napoli bravo con Kvara, mandato via Mertens, eccetera. Nessuno si ricorda che gli stessi dirigenti avevano preso Verdi, Manolas e Petagna qualche anno fa, però ci si ricorda l'ultima. Quindi, avendo molta confusione, sempre per citare i saggi, l'emozione ostacola il ragionamento. Oggi ragionare siamo, diciamo, condizionati dall'emozione dei risultati. Che ci sia una media da retrocessione di 1,38 del 2023, anche questo è assodato, e con questa media di 1,38 sei lì che lotti ancora. Sì. Possiamo dire che la proprietà, perché non ha messo un 20 milioni in più, tali per garantire che poi gli sarebbero tornati indietro, andando magari a posizionarci tranquillamente fra i primi 4. Però è una proprietà che ha tirato fuori 110 milioni in 2 anni, sono l'unica forse in Italia. Quindi vedi che ti ho dato tanta carne al fuoco, tante cose da dire out, e però dopo questo out ti vengono i dubbi e dire sì, ma è tutto No, out. ma infatti Carlo, guarda, ne parlavamo anche questa mattina in trasmissione, è difficile perché sei in un momento in cui da una parte sei in semifinale di Champions League ed è un risultato straordinario, dall'altro rischi l'anno prossimo di non giocarla, cioè quindi hai Lo so. davanti E la se poi porta del ieri paradiso e hai davanti la porta dell'inferno, cioè E sei se lì. poi per questo dico di stare cauti, perché fra una settimana poi potremmo pentirci di aver detto è tutto un disastro, Eh sì. come poi fra 2 settimane potremmo dire è tutto un disastro, cioè, però direi di aspettare ancora un attimo. Non serve in questo momento agitarsi, perché perdiamo un po' di concentrazione, non serve. Ecco perché io non li mollo, non perché cosa c'ho da difendere io, cioè una volta che non li mollo, io stipendiato dal Milan porto a casa un aumento di stipendio? No, non sono stipendiato dal Milan, a me non interessa, Certo. quindi lo dico. Quindi anche lì, ieri, forse ieri sì, non mi aveva, ieri ero per il turnover anch'io, da una parte. Capisco anche quelli che dicono però, ma non facciamo il turnover, vinciamo con la Cremonese, vinciamo con la Lazio e arriviamo alla partita contro l'Inter leggeri, euforici, invece che condizionati da 1000 paure. È vero, e se Non è poi si fa male facile. si fa male il giocatore per noi insostituibile, ma perché non ha fatto il turnover? Chi se ne importa? Ci abbiamo una semifinale. Perché poi bisogna, cioè, ricordarsi tutte le cose. Ieri, ripeto, secondo me ha sbagliato a mettere De Ketelaere e Diaz centrali. È un mio pensiero Ma che più va che altro rispettato. perché c'erano alcuni giocatori che giocano pochissimo e si sono trovati davanti, oltre al fatto che non hanno tanto minutaggio, ad un modulo che onestamente io non so se tu ricordi, io non lo ricordo, non l'avevo mai visto quella roba lì. È quello il fatto. Io probabilmente Pioli, che non è un autolesionista, non l'ha fatto per favorire la Cremonese, ma per favorire il Milan. Credo che lui abbia ragionato così. Ho 3 giocatori fisici avversari centrali, perché giocavano con i 3 fisici.
metto leggeri che magari sono più agili ad andare. La verità che Diaz, che è stato condannato da molti, mi è sembrato l'unico che ogni volta che aveva il pallone era uno dei pochi titolari che così mi dava un'idea. Per me mi dava un'idea. Io sai cosa su Diaz? È vero che comunque può avere dei lampi in qualsiasi momento, però non ho capito perché tutti non hanno fatto 90 minuti e lui sì, cioè però anche per carità. Anche quella cosa lì è una domanda, però il discorso è questo. Allora, io non capisco perché quando hanno messo via Tonali mettendo Meite non c'è stata la rivoluzione industriale dei tifosi. Quando si accenna che De Ketelaere non sia in grado in questo momento di aiutare il Milan, ci sia la rivoluzione industriale, perché uno è costato 35 e l'altro non era del Milan. Mi sembra un'idiozia. Per me il percorso di Tonali è paragonabile a quello di De Ketelaere fino a un certo punto, cioè sono comunque situazioni molto diverse. Tra l'altro ieri sera l'abbiamo rivisto. Ma perché molto diverse? Perché molto diverse? A parte, che non è detto che vada a finire uguale, perché comunque il futuro... stavo dicendo, non sto parlando del futuro, sto parlando del passato. A un certo punto, percorso uguale o percorso no, l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, ritiene che Tonali non possa essere d'aiuto al Milan e chi ha messo Modric ha messo Meite, che oggi gioca nella Cremonese e Meite ci ha aiutato ad arrivare in Champions League. Non vedo che scandalo sia quello di mettere a parte per le ultime, che l'avrei messo a parte anche prima. Però lo sta facendo, cioè a parte ieri sera comunque mi sembra che l'abbia fatto in maniera abbastanza chiara da mesi. Ieri sera no. In questo momento De Ketelaere non ti dà nessuna garanzia. No, De Ketelaere va messo a parte. In questo momento, come hanno fatto con Tonali. E nessuno si è scandalizzato perché qualcuno diceva perché non mette Tonali. Sì, mi ricordo. In questo momento De Ketelaere non ti aiuta, non ti ha aiutato e non ti aiuta da diversi mesi. Semplicemente per un mese lo metti e il prossimo anno speri che torni in condizioni da poterti aiutare. È così, a me adesso interessa il Milan. A me, ricordati, Beatrice, io ho visto Schiaffino, ho visto Rocco, sono passati. E il Milan è andato avanti. Certo. Senza Silvio Berlusconi sembrava di chiudere, senza Rivera, eppure il Milan va avanti. Può andare avanti senza De Ketelaere per un mese? Certo. E allora andrà avanti. Sai cosa, Carlo? Ce lo facevano notare anche da casa, tra l'altro era una delle domande, che in tanti si lamentavano che c'è un po' questa, che tra l'altro non è la prima volta che lo vediamo, quando sceglie di schierare le seconde linee, lo fa in maniera un po' massiccia, cioè o tutti i titolari o 4, 5, 6 seconde linee. Ma ieri, Ciao Calulu sono riserve. No, però se guardi Vranks, Balo Touré, De Ketelaere, Origi, sono tanti tutti insieme, poi magari se no che turnover è? Se no è la formazione titolare con 2 inserimenti, non è più turnover. No, certo, però ad oggi purtroppo oggi Beatrice, dammi retta, oggi hanno ragione tutti, hanno torto tutti. Io invito solamente, visto che mancano 2 settimane allo scontro con l'Inter, di aspettare un attimo a emettere giudizi tranchant. Starei sulla partita di ieri, starei su questo 2023 veramente disastroso, ma ripeto, la rosa è inadeguata per le 2 manifestazioni. Se il Milan l'anno scorso ha vinto il campionato, perché ha potuto dedicarsi solo al campionato. È un dato di fatto. Il prossimo anno ci cercherà di costruire una squadra che possa giocare nelle 2 manifestazioni. Speriamo che sia la Champions League e non l'Europa League. Però se voglio dire, il Manchester United e l'Arsenal hanno giocato l'Arsenal ha giocato in Europa League, cioè speriamo di non arrivarci. Io spero ancora. Certo, adesso però non vorrei essere nei panni di Pioli. Cosa fa? Infatti volevo se per mette i titolari chiudere e poi va male con l'Inter lo accuseranno. Se rimette le riserve o le alternative e poi va male con la Lazio, siamo ormai tagliati fuori.
E adesso, d'altra parte, sono allenatori, vivono di queste pressioni, vivono di queste esperienze, e io, se sbaglio una telecronaca, sono problemi miei, cioè Certo, è ma il tu loro ti mestiere e speriamo che ci aspetti, azzecchi. ma ti aspetti una Non mi formazione aspetto nulla, super non ho idea, titolare o... non ho idea, non ho idea, Bah, non ho idea. Adesso mettere la super titolare, se poi va bene, bene, gli danno diciamo, dell'inesperto perché ha messo... No, guarda, posso dirti una cosa? sì. Guadagnerà anche 3-4 milioni di euro l'anno e quindi tutti noi vorremmo essere al suo posto, ma sul piano professionale in questo momento non lo invidio, perché se tu mi dici Carlo tieni la tessera, metti tu la squadra con la Lazio, invece di parlare non saprei chi mettere, sinceramente non saprei cosa È fare, difficile perché poi se mi si fa male perché... uno dei titolari non ce Certo. l'ho contro l'Inter, cosa faccio? No, non è facile perché comunque quei punti pesano, ne hai persi 2 ieri sera, però allo stesso tempo poi c'è l'Inter, quindi come I fai? punti persi, punti persi ieri hanno un paragone, purtroppo, me lo ricordava ieri mio figlio. Ma ti ricordi quando ci hai espugnato Benevento che era già retrocessa Già. qualche anno fa? Questa qui è una cosa simile, cioè che le alternative non mi possano aiutare contro una Cremonese che ha giocato la sua bella, onesta partita, ma ripeto, Beatrice, 2 settimane fa ha preso 3 gol in quarto d'ora a No, uno. no, la Cremonese Carlo ha subito 59 gol, mi dicevano in Cioè, redazione, quindi fai tu. ti rendi conto? Cioè, diventano cose insopportabili. E allora Sì. sarà colpa di Pioli? Sarà colpa di Pioli? Non lo so io. Sarà Ma colpa per dei me giocatori Sky? Io non lo un so. colpevole solo non c'è mai in queste situazioni. In questi casi c'è tutta una correità, non c'è un colpevole con questa media. E tu pensa che pure siamo ancora lì. Però non batte neanche ieri la Cremonese, vabbè, allora Già, difficile. diventa difficile. Adesso non so Carlo, domani cosa farà, vediamo un po' che giocatori metterà. a proposito di domani, ti do l'appuntamento domani qua in studio con Pelle Rossonera alle 16. Domani la conferenza stampa di Pioli è appena uscita, non ho ancora aperto lo screenshot. A che ora è? 14:30. Un classico 14. Perfetto, abbiamo tutto il tempo poi di essere lì alle 16 in diretta. Va bene, Esatto. Carlo, grazie, a domani. un abbraccio a tutti, buona serata.